Eccoci qui per Sofia. Abbiamo iniziato la conoscenza. Ciao. Ciao Elena, ti accompagno contando lentamente da 5 a 1 e ti connetti a Sofia più in profondità di quanto tu non sia già connessa ascoltando lei che ci parlava dei suoi punti. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi se la vedi e come la vedi. Allora, sì, la vedo, è lei, la vedo concentrata a lavorare su tre computer, come se, ehm, come se lei dovesse tenere sotto controllo tutto. Mhm. Quindi che non... Ti dà l'autorizzazione? Sì, dall'autorizzazione dici tu intanto vai a vedere, io ho da fare. Ok. E col terzo computer. Non ho sentito, ripeti? Quale lavoro Mhm. fa con il primo computer? Quale con il secondo? Ah. Quale con il terzo? Non mi senti bene? Sì, adesso sì. Ok. Allora, col primo computer gestisce tutta la parte della sua famiglia, col secondo computer tutta la parte del lavoro e col terzo computer tutti i rapporti sociali al di fuori della famiglia. Ok. Elena, i problemi che abbiamo avuto questa mattina, che non sono soliti, perché c'erano delle Mm, grosse difficoltà a connettersi, cadeva la linea di Skype, così improvvisamente. Non ci si vedeva, ci si sentiva male. Causa esoterica subito. mm, eh, Quella allora, roba lì? sì, esatto. Ok, quella roba lì lo sa benissimo Sofia che cos'è? Ok. Mhm. Allora chiamiamoli tutti, quelli che hanno fatto questa cosa, si presentino tutti con la manina destra a cucchiaino, come a chiedere qualcosa, Mhm. come quando si chiede l'elemosina, no? Quando le persone chiedono l'elemosina. Quanti sono e chi sono? Donne, Sono, uomini? Eh? sono quattro uomini. Ok. Vestiti in quello stile? Eh sì, Ok. Tutti con la manina a cucchiaino verso sì, l'alto. Ok. la manina A ve l'ho messa. ognuno dei quattro mettiamo un sole ad eternum in mano. Mhm. Cosa fanno? Allora, il Sole ad Eternum manda tutta la vibrazione solare, diciamo, in tutto il corpo e fa sì che cambino abiti, che venga tolto, diciamo, tutto quello che hanno sopra. Mhm, Si sentono spiazzati e nudi, senza tutta quella parte. mhm. Ma sono nudi o sono vestiti? Sono vestiti diversamente. Cioè, casual? No, adesso sono vestiti tipo che rimangono solo, che ne so, con la canottiera e le mutande e i calzini, ecco, una cosa un po' così Ah, ridicola. hanno perso i vestiti ma non li hanno cambiati. Mm, Sono rimasti in biancheria. mm, Calze, mutande, canottiera, maglietta sì. della salute. Ok, voglio restare qua a vedere la sessione? Si sono un po' titubanti, ma si sono seduti nel cinema. Ok, uno dei quattro è il capo? Sì, è più avanti, rimane più avanti, gli altri Ah, sono ok. un pochino più indietro.
Va bene? Erano, adesso si sono seduti uno di fianco all'altro al cinema. Va bene, chiamiamo tutti i parenti viventi di Sofia nel cinema. I fratelli, la madre, tutti, figli, Mm. marito. Mhm. Tutti presenti? Sì. C'è una figlia in particolare, la vedi? O non ha bisogno di venire? E noi sappiamo Ah, viene. perché. Viene lo stesso. Come la vedi? La vedo come se fosse illuminata rispetto agli altri, cioè gli altri normali e lei come se fosse illuminata. Ok. E lei come si atteggia? Come se è venuta a accompagnare i suoi fratelli. È venuta ad accompagnarli e gli dice: Prestate molta attenzione a questa cosa perché è molto interessante e vi aiuterà." Mhm. Lei dove si siede? Allora, i figli col papà si siedono in prima fila, poi in seconda fila c'è la mamma di Sofia, Mhm. cioè, quindi davanti ai figli col marito, poi la mamma di Sofia, poi i quattro di prima e dietro i fratelli di Sofia. Va bene. Vediamo se Sofia ha delle interferenze. Allora, sì, ce n'è, vabbè, una l'avevo già vista prima. Mhm. Mhm. Qual è? Di cosa si tratta? Allora, si tratta di viene fuori un serpente, quindi un rettile, però prima era tipo un Buddha, era tipo la statua di Buddha. Mm. Quindi dal parentesi Nichiren Daishonin di Ah. Sofia deriva da questo, cioè ha portato questa interferenza. Bene, come è Sì. fatto questo Buddha? Come DNA eterico, cioè sezioniamolo. Allora, mm, allora, mi viene una parte rettiliana, Mm, una parte siriana, di Sirio. mhm. Che di fatto e- sono rettiliani anche quelli. ecco. Ok. Però può essere che li vedo Molto diversi. mischiati, molto Ecco, mischiati, infatti, ma perché non dipende. esclude, sì, il siriano non esclude mai il DNA rettile, c'ha sempre un pezzettino. Ecco, ok, però è particolare rispetto. L'altro è rettile Sì. puro, ecco. Sì, 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 no, non è solo rettiliano, sono tutti ibridi, i pleiadiani e i rettiliani sono tutti ibridi, Ah. è inutile stare lì a dire le percentuali, ok, perché poi No, non vuol dire un pianeta, è una parte di sì, zona certo. dell'universo da Sì, cui sì, infatti. mettermi, alcuni sono affascinati a capire quanti pianeti, che forma hanno, il diametro, a me non me ne frega niente di Ma fatto, va. alla fine quello è un problema, Poi vari, a volte sì, sono. la varietà, i dettagli, i numeri, le Ah, percentuali, a volte sono utili in questo caso, no? Siriano, eh? e poi un piccolissima parte mantide, tipo il 5%. Ok, quanti anni ha Buddha? Ma tantissimi. Tipo, bah, mi viene 4 miliardi. Ok. Ah. Perché Buddha, l'iconografia di Buddha è quella di un uomo in carne e non di un Shanshera biondo con gli occhi azzurri e bello e magro e alto o quello di un rospo o quello di non so cosa? Allora deve essere un'immagine che fa credere che con questo arrivi l'abbondanza. Mm. Ok, quindi tanto Mhm. da essere seduto e A non far niente. esatto, e con tanta carne, quindi cibo in abbondanza.
Mm. Ricordiamo che Forse poi in quelli. passato l'uomo grasso, la donna grassa era la donna ricca, l'uomo ricco, che non Esatto. lavorava e che aveva Mm, tanto mm, mm. cibo. Oggi abbiamo Sì, la forse. fissazione della, secondo me corretta, corretta fino a un certo punto, comunque abbiamo l'ideale del corpo così, classico, greco-romano, Mhm. o comunque il corpo perfetto, ma normalmente l'uomo grasso era l'uomo ricco, il buon Mm, partito per la ragazza da sposare. mm, mm, Ok, mm. è contento di vederci? Ah, mica tanto. Ok, l'abbiamo già analizzato, lo rianalizziamo. Vibrazione o significato esoterico di Naimyo Renge-kyo, Mm, che ha il significato che ha, ma vibrazionalmente cosa porta? 25.000 mi viene. 25.000 che cosa? Ah, di vibrazione. Ah, Di mhm, livello di vibrazione. Ehm, ma la cosa principale che mi viene è un ennesimo nome che è come se sia un altro nome per attirare le persone che erano un po' scettiche rispetto agli altri tipi di riferimenti buddisti, ok? E quindi un altro nome ancora particolare, un pochino diverso che fa qualcosa di un pochino diverso dal solito, e uno dice, ah beh, questo magari è ok rispetto ad altri, no? Che no, magari non convincevano. mhm, Non so se ho reso l'idea. mhm. E rispetto al cattolicesimo, che differenze vedi? Di entità? Ma, Sì, allora, è come se queste le vedessi un po' più furbe, nel senso che di là vedo l'entità proprio più, più impositive, no? Quindi più, cioè se io ti impongo più regole, tra virgolette, più rigide, riesco a tenerti più sotto, ok? mm, mm, Invece qua è un modo un po' più, diciamo, di convincimento, e mhm. quindi come se le vedessi un po' più furbe, no? Però alla fine. La furbizia viene dalla diamantide piccola percentuale? Sì. Mm. Vabbè, Sofia è interferita quindi dal Buddha, poi serpente, poi Poi c'è un felinoide mhm, che è che sopra il Buddha. sì, sì, è Mhm, sopra, sì, assolutamente, che è quello che porta avanti il programma del disagio che sappiamo, mhm. ok? E, Di quel disagio lì. Mhm, sì, e la prima volta che ha interferito pesantemente, diciamo direttamente con Sofia, era quando lei aveva 5-6 anni. mhm. Quindi suore. Mhm, esatto, È lui che ha gestito l'interferenza suore. Ok, sì, vediamole tutte prima, poi andiamo sulle ok. suore. E poi vedo un falconiforme. Ok, sopra il falconiforme? Odino. Va bene. Entità mentali se ci sono. Allora, ora ce ne sono due. Mhm, C'è stato un momento dove ce n'erano tre e una abbastanza pesante, ma ora due. mhm. Quella pesante che c'era non c'è più, che compito doveva assolvere? Mm, cercare di farla. Aspetta, provo a descrivertelo. Cercare di farla come farla entrare in un turbinio dove lei si sarebbe sentita spersa e avrebbe mandato tutto a monte, tutto. A quel paese. Sì, Tutto, famiglia, lavoro, tutto, tutto tutta la sua esatto. vita.
Di livello che? Quale livello? Era a livello 7. Ok, e in corrispondenza di quale evento stava iniziando a interferire? Ehm, Dopo la nascita del suo terzo figlio, Il durante. famoso, Sì. il terzo figlio. Mm, mm, mm. Ok, la seconda e la prima invece che livello hanno e quali compiti? Allora, 3 e 4. Mhm. Ok, quella di 3, quella che ha il compito di farla sentire, allora, fa sì che lei reagisca diciamo alle persone, ad alcune tipologie di persona in maniera un po', mm, come posso dire, in maniera molto diretta, in maniera, Mm. eh, non mi viene la parola. Definitiva, Sì, tranchant, o è così e esatto, cos'ha, bianco o nero. esatto, cioè Mm. quindi in maniera molto, Con quali persone? Figli? Famiglia? un po' di tutto, dipende un po', soprattutto per quanto riguarda le sue idee, no? Adesso in questo momento queste idee qua, ma in passato potevano essere altre idee, no? Di vita o di Mm. quello, di quello in L'essere cui lei categorica, credeva. quindi. Esatto, categorica, esatto. Ok. Quindi adesso lei è contro i Cinivac e non si fa un po' scivolare di dosso chi è Mm, a favore dei Cinivac. A esatto. favore dei Cinivac, sti grandissimi, no? Alla Mm, fine. mm, mm. Mentre Esatto. l'entità mentale livello 3 che la pone categorica, manichea, bianco-nero, o mai Mhm. grigio, la interferisce. Ok, 4, Sì. quarto livello. Il quarto livello è quella che le fa tenere tutto cerca di farle tenere tutto sotto controllo, altrimenti lei pensa che, fa sì che lei pensi che se non ha tutto sotto controllo, vada tutto sperso. Vedo proprio che, la vedo, no? Tipo con questi computer che gli mandano l'impulso, fai lì, controlla là, con l'idea che se lei non controlla quello e quell'altro, tutto ciò che le è intorno è come se si disperdesse, no? Vedo proprio come se la materia andasse. Mm. Mhm. E quindi è Bene, proprio una roba abbastanza. EDL ne abbiamo? Ce ne sono tre, uno che gira intorno e due all'interno. Dove? All'interno? Uno tra il pube e l'ombelico e uno appena sotto la gola, qua più o meno, dove ci sono le clavicole. Ok, ci sono impianti sia Sì. eterici che mentali, che abbiamo visto, Mm, rari, ma li abbiamo visti sì. Allora, apparire di recente. ti dico prima quelli eterici che mi sono già arrivati. Allora, ce ne sono due, così non li vedo quasi mai. È come se fossero paralleli, ma non su questo piano, ma su questo piano. Ok? Mm, E sono più o meno qua a livello del cuore, in mezzo però. Quindi uno davanti e uno dietro. a E lamina. Mm, sì, a lamina sì, sono piatti sottili, così. Mhm. Ok, e sono legati al falconiforme. Ok, quindi il falconiforme manda gli impulsi, gli EDL fanno e le entità mentali rispondono. Ok? Ok, Eh, un mm, modem praticamente. sì, Vabbè. sì, una roba del O genere. comunque un qualcosa che sta lì e permette un passaggio. Sì, esatto. Ehm, Poi ce ne sono due sulle creste iliache, una a destra e una a sinistra, due sulle due ginocchia e due sul dorso dei piedi. Mhm. Mentali.
se ci sono. Ce ne sono un paio e sono tipo alla base del cervello, quindi tra il cranio sotto, no? Mm. E può essere più o meno sopra la mandibola circa, e il cervello, uno da una parte e uno dall'altra. Vedo proprio queste fasce tipiche degli impianti mentali, no? Queste fasce di impulsi elettrici, possiamo dire, proprio così. Delle fasce, come delle fasce elastiche, come quegli Sì, adesivi che si mettono adesso sul corpo per le ecco, contratture sì, agli sì, come i sportivi. kinesiotape, sì, Ah. Però elettriche, elettriche, quindi esatto. Quindi, trasparenti. Cerco di capire come le mm, vedi. sì, è come se hai presente come vedi il fulmine Mhm. e vedi che passa la corrente così, non ha quella forma, ma è come se fosse quel bianco lì di impulsi elettrici, quindi tutta la fascia fatta di quegli impulsi elettrici di quel colore lì. Esotericamente parlando, cos'è un fulmine? Allora, un fulmine un, è una grossa, allora, quello che vedo è proprio allora viene creato un canale per passaggio di energia ed è una grossa, enorme scarica di informazioni che però deve passare da sopra all'interno della Terra. Quindi tutto ciò che c'è in mezzo, deve essere, non deve Attraversato. interferire. Deve essere Ok. E attraversato, sì. quali informazioni passano? Chi le manda? Dipende, ma lo usano tutte le entità. Devono arrivare a tutto ciò che c'è sotto, a tutti i controlli che ci sono sotto terra, quindi a tutte le basi Che bello. militari lì. Ma Mm. perché a volte un qualcosa è colpito da un fulmine? Una casa, un albero, una persona? È perché è in mezzo al passaggio. Cioè, l'informazione deve arrivare e quindi se si trova lì in mezzo viene trapassato, ma nel Mhm. passaggio fisico ovviamente alcune strutture che ci sono nella Matrix vengono distrutte perché è talmente forte Ma la se ci potenza. colpisce un fulmine, che significa? Cioè, alcuni Al- fanno il bagno durante i temporali al mare, non gli succede nulla, alcuni lo fanno una volta e vengono colpiti o quasi dal fulmine. Allora, a Ok, volte, a livello fisico perché se è un'antenna e il fulmine sì, va dove vabbè, ok, c'è ok, quello è proprio a nel livello mare che non c'è nulla, molecolare, c'è certo. l'unico elemento verticale che Ah, sei ah, tu ah, che fai il ah, bagno o che cammini lungo la certo. spiaggia. No, perché sennò qui fisicamente così, cosa? Ok, sì, certo, ma noi Sì, no, vediamo quello lo tutto da un sappiamo, punto di certo. vista esoterico. Esatto. A volte, ecco, stavo dicendo è casuale, ma in realtà è la PS che vuole fare l'esperienza. Mm. Sappiamo che ogni tanto fa di quelle robe allucinanti. A volte invece sono le entità che interferiscono la persona che fanno sì che quella persona si trovi in quel canale dove vengono scaricate le informazioni perché deve far parte di quella cosa. Spesso lo fanno come esperimento per vedere se così, se con questo meccanismo riescono a staccare la PS. Morendo il corpo di colpo, ok? Come se staccano la Mhm. PS e riescono a ciucciarla subito. Ci sono mai riusciti No, no, ciucciarla no, assolutamente a mai. staccarla? Staccarla a volte capita, sì. Va bene, quindi ci sono anche degli impianti eterici. Mhm. Ok, Sofia, andiamo a 6 anni, andiamo al collegio delle suore. Viene mandata lì, lei non si ricorda neanche nulla di quel periodo se non che era terrorizzata, che le suore le dicevano che le aprivano il cervello e le mettevano quello che voleva, no? Mm. Che c'erano vari disagi quotidiani
e probabilmente lunghi momenti di preghiera obbligatori, mai facoltativi. Io dico qui pubblicamente che io non sopporto le suore, è proprio una cosa mia personale, per cui adesso picchiamo duro sulle suore. Andiamo in quel collegio del nord Italia, Mhm. vediamo se il posto è santo e pulito. Assolutamente no. Hai fatto una faccia bellissima. Mm. E poi santo non vuol dire niente, pulito mi viene da ridere, È perché pulito appunto più che altro. è la fucina della religione cattolico-cristiana, cristiano-cattolica. Allora, con la parola santo mi viene lo spunto per spiegare cosa vedo, cosa ho visto. Mhm. Santo inteso come ehm, mi è venuto santo, ok, aureola, Mm. ok, quindi qualcosa dietro a un, un qualcuno, ok, e quindi ho visto proprio tutte le suore, queste suore, come se fossero messe in un cerchio quasi rituale, ok, che guardano tutte all'interno e vedo in mezzo Sofia, in questo caso, e tutte queste suore hanno attaccato più o meno dove c'è l'occipite un gomitolo di energia di colore nero, Mhm. ok, che è come se fosse mm, la parte che le manovra. Mm. Però le suore fanno del bene, le suore salvano gli orfani, le suore danno da mangiare ai bambini in Africa, le suore danno, le suore prendono. Le suore prendono, certo, assolutamente il fatto di dare. Allora, tutta la parte, ci sono vedo così, delle suore rare che sono a livello mentale convinte di fare del bene, ok? E quindi ce la mettono tutta a livello mentale, diciamo di loro iniziativa per fare del bene, ok? Ma nel fare questo sono comunque interferite, ok? Quindi io ti faccio del bene, tu sei dipendente da me e il fatto che tu dipendi da me e scarichi la tua sopravvivenza su di me, io posso ciucciare, no? È come se dessero come se le persone, i bambini, gli enti, dessero il permesso alle suore di ciucciare l'energia nel momento in cui ricevono l'aiuto. Chi ha inventato un ordine religioso solo femminile o solo maschile? E perché l'ha inventato? Perché alla fine, se uno segue la Perché storiella, il Messia, e Gesù, la croce, queste cose, bah, non si parla di suore, necessità di infatti, creare un posto in cui tutte donne o tutti uomini vanno, vivono, portano avanti una vita, salvano gli orfani, passano tutto il loro tempo a dire sempre le stesse parole, mantra su mantra, preghiere su preghiere. Chi l'ha inventata sta cosa? Perché qua bisogna farsi le domande più semplici. mhm. Da dove viene? Non, no, ma tu non puoi, ma questa roba da dove viene? Allora, quando tu mi hai detto da dove viene, io ho visto Zeus, Mm, no? All'origine, il motivo è che è stato un meccanismo molto efficace per far sì che un'enorme parte della popolazione fosse divisa, ok? Quindi sanno benissimo che l'enorme forza dell'unione, ok? Quindi soprattutto tra uomo e donna, ma comunque della parte dell'amore, ok? Quindi fai coppia con un altro essere umano, ok? mhm, È la forza vitale, è la forza della PS, è la forza dell'anima, è quella più potente, ok? Che può mhm. arrivare ovunque, ok? È all'ennesima potenza e quindi loro lo sapevano benissimo, sono riusciti a trovare una strategia per far sì che un gran numero della popolazione potesse essere divisa. Cioè, ci hanno provato, poi alla fine sappiamo che spesso e volentieri
La Beh, forza, anche se tra no? uomo e donna, in sti conventi Comunque, di suore o di infatti, preti ti esatto. capitavano. In più, moltissime suore scodellavano marmocchi in segreto dalla mattina alla sera, Infatti, perché o il esatto, non ce l'ha guardiano fatta. o quello che si Mm, mm. infiltrava andava e si divertiva. Sì, I diciamo. scodellamenti delle suore sono veramente stati all'ordine del giorno. Mm, 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 mm. Addirittura sono stati trovati, beh, ci sono vari scandali adesso in Canada, ma sono stati trovati, fosse comune un po' in tutto il mondo, Mm. viteschietti piccoli che probabilmente erano scodellamenti non voluti delle suore. Usati poi, già Mi che piace molto c'erano la parola usati entrambi. scodellamento. Mm. Potrei dire scodellamento fino alla fine della sessione divertendomi. Ok, hanno una parte subliminale le suore. Che percentuale? Stavo per dire la percentuale, tra il 20 e il 30 dipende un po', più o meno, Però, una media. Mm. quanta, Umanità. quanta consapevolezza e Mm. umanità. Infatti. E Madre Teresa dov'è adesso? Abbiamo già visto, è in quella teca di vetro che io vedo sempre, quadrata, che guarda. Ok, poi me lo dici privatamente. Io non ho mai avuto a che fare con le suore, eppure ce l'ho a morte con le suore. Guardami Mhm. la causa esoterica e poi me lo dici privatamente, perché probabilmente ho avuto a che fare anche io, divertendomi con sta roba. Divertendomi tra virgolette. Ok, Mhm. ok. Causa esoterica del fatto che Sofia si regala un'esperienza del genere. E o guardami che cosa lei non si ricorda, cosa è successo. Allora, allora, ti dico prima cosa è successo. Veniva obbligata a fare delle cose in condizioni al limite del sopportabile per una bambina. A volte la vedo anche legata pur di, che ne so, mangiare una roba che era proprio schifosa, tipo quasi veniva legata e mh, imboccata a forza. Se non legata fisicamente, ma forse la minaccia era quella. Mm, La vedo a volte legata, a volte no, quindi probabilmente è una minaccia molto pesante, oppure tenuta, ecco, forse tenuta da una suora e l'altra che gli buttava il cucchiaio in bocca. Mhm. Così Sì, che poi anche queste per qua la... erano, nella storia sono sempre state molto incazzate perché Mm, nella famiglia di contadini la suora era quella che si mandava, c'era la figlia che si mandava in convento, che non gli fregava niente di sta cosa, mm. ma di fatto non la si poteva sposare perché la dote non c'era per tutti e via a fare la suora. No, oppure a Stesso volte discorso, anche... A nelle volte famiglie, no, veniva, proprio. veniva mandata anche perché magari era stata beccata con un ragazzo che non doveva Mhm. e quindi poi veniva mandata, diciamo, in convento. Nelle famiglie ricche, nobili Mm, o borghesi veniva mandata proprio per evitare di diluire troppo il patrimonio mm, 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 familiare, mm, mm. perché a volte appunto come colpa, a volte perché era la figlia non prediletta, a volte Mhm. perché era brutta, e Sì. le brutte diventavano suore. Di solito le baffute erano sempre suore. Ce l'ho parecchio con le suore, mi stanno veramente tanto tanto sui... Ok, causa esoterica del fatto che Sofia viene, quando torna, inizia un periodo di vita nel suo quotidiano, soprattutto scolastico, di bullismo. La vedo come se fosse dopo quell'avventura, come se avventura, tra virgolette, del convento, fosse entrata in una sorta di autismo. Non proprio, cioè non si può dire che era autistica, ma come se si chiudesse dentro se stessa perché fuori c'è pericolo, ecco, no? Quindi molto isolata, magari faceva delle cose un po' ripetitive, oppure la vedo che magari è lì assorta nei suoi pensieri, magari i compagni che la chiamano, lei non risponde e quindi è come se fosse stata additata di essere
po' particolare, ecco. Causa esoterica del suo calo di memoria. La difesa. Del abbassamento della comunicabilità. Abbassamento della comunicabilità, cioè in che Cioè senso? comunica difficilmente con gli altri dopo questa esperienza, vabbè, inevitabile. Certo, Traumatizzata. assolutamente, sì, sì. L'esterno, il mondo esterno è pericoloso. Quali entità hanno deciso di mandarla in collegio e hanno, se è così, fatto iniziare a piangere come un folle il fratello appena nato, quello più piccolo di Sofia? È l'entità felinoide Perché? che doveva, per portare avanti il contratto del cluster di quello che sappiamo. Ah, ok. Mm. E, dal lato del fratello invece? Perché se serviva un fratello Mhm. che Sì, piangesse per fare in modo che Sofia ah, col suo contratto, c'è anche la controparte, certo. cioè è sceso una parte subliminale che è finita nel fratello che piangeva perché voleva fare che tipo di questa esperienza, ma che tipo? Quali Sì, allora no, sfumature? vedo che l'interferenza sul fratello, perché poi l'interferenza c'è su ognuno per Mhm. portare avanti il contratto, ma l'interferenza sul fratello vera e propria, in quel senso è arrivata dopo. Lì era solo che lo scopo era usarlo per interferire con Sofia, ok? Ok. E invece su di lui è arrivato poi dopo, un po' più grandicello. Ok, abbiamo ancora un po' tante cose da vedere, le vedo rapidamente. Mhm. Causa esoterica, se c'è della miopia, io la metto lo stesso, che sarà stato eliminato. Allora, ok, è legata allora, all'entità di livello 3, che fa sì che lei vada dritta sulle sue idee in maniera perentoria, ok? Fa sì che Mhm. lei a volte magari vede delle sfumature che potrebbe far sì che lei sì, le sue idee le mantiene, ma che possa essere, diciamo, più morbida nell'esporle, quindi lasciare un po' il beneficio del dubbio, ok? Fa sì Mhm. che quando le vede non le veda più. Ok. Quindi è furia è diventata miope. Causa esoterica della menopausa, esoterica, se c'è. No, è più una difesa fisica, è più diciamo è una conseguenza fisica di difendersi da tutta questa vita un po' tribulata, ecco. Mm. Causa esoterica dei vermi avuti da bambina e effetti del rito che lei non sa, di cui non sa nulla, degli anziani, che hanno portato all'eliminazione di questi vermi. Allora, vedo proprio come l'esperienza, pura esperienza della PS, e vedo come se, allora, quando si decide di incarnarsi, quando la PS decide di incarnarsi nuovamente, ok, è come se avesse tutto come si chiamano? Sai tipo quelli delle vernici, come si chiamano? Una gamma a colori, Ecco, tipo no? una gamma, sì, tipo una gamma di esperienze da fare che ancora deve fare, da cui deve ancora imparare cioè a consapevolizzare, ok? Tutta una gamma. E diciamo sceglie delle macro aree oppure in più può anche scegliere tipo delle esperienze precise. È come se la PS fosse stata incuriosita da questa esperienza e quindi ha fatto l'esperienza. Ma il L'esperienza, rito? sì, è completo del rito, quindi ha scelto l'esperienza dei vermi più il rito per vedere com'era. Ok, il rito chi l'ha condotto?
come canale esoterico. Vedo tipo una sciamana. Mm. No, ma quali Mhm. entità sono Sì, estratte? Se sono sì. estratte delle entità, magari così. Ah, allora, allora, l'entità è entrata quando lei è stata male con i vermi che ha abbassato le vibrazioni. Mm, poteva essere era un falconiforme abbastanza, ehm, come dire, carico, cioè lo vedo molto. Potente, Sì, cioè per lei piccolina era abbastanza potente, no? Convinto, non so come dire, molto. guarito. Sì, Mhm. ok, e questa sciamana con questo rito. Allora, mentre lei fa il rito, però è guidata mi viene una mantide, ok? Mm. Vabbè, ma ti chiedo di non sforzarti così tanto. Ci Mm. sono delle interferenze. Sì, Come viene si messa, svolge il cioè rito? ok, è entrato il falconiforme ed è stata tolta la sciamana tramite la mantide. Va bene. Mm? Chiamiamo il padre. Ok. Mm, Come lo vedi? lo vedo come se fosse. ehm, non so se si chiamano lo stesso sceicchi, anche quelli di tantissimi anni fa, tipo orientaleggiante, no? Tipo. Mm. Tipo, sì, uomo ricco arabo. Ecco. Quindi vestito con quei vestiti tutti gonfi, no? Con le gambe gonfie, con quel turbante particolare e pieno di ori ovunque. Mm. Tu ti ricordi quel tatuaggio di quella cliente? Ha Mhm. un'attinenza? Ha un'attinenza familiare? Aladino, la lampada Mhm. Ah, dell'Aladino, ah, ah, ah. il genio Ah, ah, della... ecco, sì, sì. Ha a Ah, che ecco. fare? Allora, ha a che fare. Mi è arrivata che in quella zona lì, diciamo dove c'è questa cosa Mm, degli arabi, tra virgolette, sceicchi e cose così, c'è una grossa parte che comanda quel progetto. Vabbè, il padre si presenta così. È interferito il Mhm. padre? È interferito da questa cosa qua. Ok. Al padre diamo una pillola VIC, Mhm. vibrazione, informazione e consapevolezza, e gli mostriamo il fatto che la figlia l'ha chiamato, gli sta dando Mhm. questa opportunità e se vuole può lasciare un messaggio alla figlia, anche in merito a tutte le vicissitudini, insomma, che ha patito in vita e che ha fatto di fatto patire anche alla sua famiglia, Mhm. di cui ha colpa, non ha colpa, non ci importa, ma insomma questo è il fatto. Mhm. Cosa dice? Cosa fa? Allora, quando ho preso la pillola Vic, si è tolto tutta quella parte lì, adesso è vestito normale Mm. e dice, volevo solo farti vedere cosa fa quell'interferenza, no? Come se fossi diventato consapevole un pochino nel frattempo. E dice: ho fatto il possibile per proteggerti e per proteggervi, te e i tuoi fratelli, il più possibile.
anche se non era mia responsabilità, ma ho cercato in tutti i modi di proteggervi con gli strumenti che avevo, non potevo fare di più. Dici. Ok, Mhm. Gli manda un grosso bacio. ok. Apriamogli il portale aureo. Mhm. Sì, sta salendo sul tapirulano. Sta entrando. Ok, adesso si è chiuso. Perfetto. Mhm. Come lo hai visto? Bene? Quando Sì, andava? sì, l'ho visto molto sereno, molto contento, sì, sì. Più si avvicinava e più era contento, assolutamente. Non ha esitato Vabbè, proprio. quello che gli è successo in vita era relativo alle sue interferenze, direi Mm, che una grande analisi. Intanto sì. i quattro hanno sempre il loro ad eternum in mano, no? Sì, 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 assolutamente. Ok, e quindi in qualche modo incide. Va bene. Ehm, Vediamo la medium rapidamente, vediamo solo se è interferito oppure no, quella da cui Sofia si è rivolta ogni tanto in passato e che le ha fatto più volte le carte. Sì, sì, è interferita. E Sa vedo di che... questa Mm? sessione, la medium, in eterico dico. Cosa hai detto? Non ho sentito. Sa di questa sessione in eterico, la medium? Adesso che l'abbiamo chiamata ha visto. Mhm. Quindi adesso... Mostriamole quello che fa, quello che è, quello che Infatti. in cui si è infilata da sola, perché voglio Mm. dire, Quando mentre tu mi hai detto di chiamarla, di andare a vedere, mentre lo facevamo, lei, ecco, cioè, quindi è arrivata lei con le interferenze, in quel momento si è resa conto e ha detto, oddio, cos'è sta roba? Ok, si è resa conto che quello che lei dice è filtrato dalle interferenze e è si è pesantemente spaventata. mediato. Mm. Mm. Ne ha tre proprio attaccate che a seconda della persona che arriva interviene una o l'altra, oppure a seconda di quello di cui parla. Va bene. Quali interferenze ha acuito o ha generato questo capitolo in Sofia della sua vita? Cioè le carte, il rapporto con la medium. Diciamo che sono tutte prove per capire e arrivare a una ricerca di verità, informazioni Mhm, valide, no, non certo. pulite almeno pulite. E- Allora, mm. Non è che quello che diciamo è legge, quello che diciamo però almeno è pulito ed è verificabile poi con un proprio percorso personale, editabile, diciamo, mm, modificabile. Da lì si può andare, non è legge, devi fare così, devi no, no, smettere di... Se uno vuole assolutamente. tornare dalle suore a contare i loro peli dei baffi, lo può fare, insomma. Allora, Sembra il quiz dell'anno. Quanti fagioli ci sono nel vaso? Quanti peli hanno di baffo? Ce l'ho con le suore. Mettevelo in saccoccia. Donna baffuta, sempre piaciuta. oh. Mi ricordo più la domanda. Lo so io. Ok. Allora, tramite la medium, allora, se una persona non ha uno di quei tipi di interferenze che ha quella medium, adesso guardo lei in generale, no? Il meccanismo, allora diciamo che l'interferenza può attraverso le carte entrare nella persona. Se invece la persona ha già le interferenze, ha già qualche interferenza di quelle che mediano la medium, è come se intensificassero il loro progetto, no? Mandassero più, lo intensificassero, che può essere o in tempo o in intensità degli eventi. Ok, ci sono degli impianti delle entità mentali, delle entità eteriche che sono arrivate ex novo con l'ingresso nella vita di Sofia. No,
della medium? No, No, le ha no, no, rafforzate. sì, esatto, nel suo caso sì. Ok, causa esoterica del matrimonio di Sofia, dove ci mettiamo tutto, quindi la giovane età, alcune cose che non voleva, alcune cose in cui si è ritrovata, sia l'uomo stesso, fanno tutte parte, diciamo, della vita se vogliamo, però ci sono delle criticità, ci sono Mm. delle domande che Sofia si pone. Allora, diciamo che è stato attraverso un uomo del tempo, guardiamo del tempo, uomo del tempo, sì, Mhm. eh, mm, l'entità mentale di livello 4 e il falconiforme hanno fatto sì che che lei sposasse incontrasse e sposasse questo uomo, ok? Mm, per far sì che lei non provasse non provasse l'unione con l'anima gemella, l'anima gemella, fiamma gemella, non so. E infatti Oppure- c'è, chiedo. infatti sì, stavo per dire perché c'è e c'era molto vicina a lei e quindi la stava per incontrare e sono dovuti intervenire perché sennò sarebbe crollato. Lei con quella cosa lì sarebbe riuscita a distruggere anche il contratto della famiglia, dei cluster. Ma questo uomo è vivo? È vivo, è vivo, sì, sì, è vivo, sta bene, poi la Vive? salute lo vedo. Stessa città? Eh sì, stessa città dove ha conosciuto il marito. Lei lo conosce? Lei lo conosce, sì, lo conosce e lo conosce forse non tantissimo, ma un po' sì, ma è come se lei se ne fosse accorta. Secondo me lei sa chi è. Amico di amici, parenti di amico di No, no, l'ha parenti. conosciuto sì in un'occasione, poi l'ha rivisto anche qualche volta, ci ha anche parlato e lei secondo me sa chi è, ce l'ha ben Vabbè. presente. Ah, Quindi il motivo per cui lei non... Va bene. Causa esoterica del carcinoma al seno sinistro. È allora, sopraggiunto dopo la nascita di uno mhm, dei figli, non accettato fino alla nascita, dopodiché c'è stato un momento di depressione. ok, che quella è stata causata dall'entità di livello 4, ok. Mhm. Diciamo a livello fisico, come reazione a tutto questo, poi gli è venuto il carcinoma al seno. Quindi con tutto il carico emotivo, no, dell'emozione e delle vibrazioni basse e negative, è venuto il carcinoma al seno, a conseguenza di tutto ciò. Ok. Va Mm. bene, che altro? Abbiamo visto tutto. Quindi Sì. andiamo al cluster. Mhm. Lo vuole fare, Sofia? Sì, sì, è Come la già là vedi? davanti. Ok. Quindi scalpita, non è che ci Sì, ho segue. visto che prima, mentre tu hai detto, beh, che ok, abbiamo visto tutto, lei ha spento i tre computer Mm? e si è diretta verso il cluster. Mhm, Quando hai detto andiamo al cluster, lei, quando sono andata verso il cluster, era già là davanti. mhm. Che fa? Come rivede? Ah, eh, boh, ti dico, è come se ci fossero degli scaffali, però con degli archi sotto, quindi lo scaffale e sotto degli archi, no? Come se fosse un'arcata Mm. di un... Un ponte romano. Sì, esatto, tipo gli acquedotti romani, esatto, a più piani. E in ogni arco c'è tipo un listello di legno e sono i vari contratti, sono le varie vite. Ok, quante vite precedenti ha avuto Sofia? 2357. Ok, non ti ho detto, non ti ho chiesto la vibrazione.
almeno a inizio sessione, perché adesso potrebbe già essere cambiata. Ah sì, allora inizio sessione era 730.000, La consapevolezza, 80%, PSPE 35, 65, e cervello. 7,5. Bene, cosa facciamo dei contratti? Ha aperto, ha disegnato un portale definitivo e ha mandato dentro il ponte romano, l'acquedotto romano. Ce l'ha spedito dentro. E adesso l'ha chiuso. Con tutto quello che comportava. Ah, Il sopraggiungere di questo simpatico fischio ha una causa esoterica? io non lo sento, quindi te. ehm, Non dipende da me, io lo sento fortemente. eh, allora, cioè, tutte le volte che noi lavoriamo, loro temono e quindi provano a entrare tutte le volte, ascoltare. Vabbè, andiamo all'avatar. Mhm. È molto scocciato perché c'è il computer spento. Quando Sofia ha spento i tre computer, si è spento anche quello dell'avatar. Mhm. Come lo vedi? Di stoffa, di legno, di carne, di Lo ossa, vedo, di stavolta lo vedo cristallo? di plastica, bianca, Mhm. Ma è sempre rigido? Ha stilizzato, delle sì, sì. giunture? Sì, ha delle giunture però, tipo... Manichino eh, da disegno? sì, No. O manichino crash test? ecco, più Bianco. manichino crash test, sì, c'è più tondeggiante, no? Bianco, non Sì, giallo-nero. bianco, bianco. Mm. Va bene, via tutto. O lo teniamo? Cosa No, vuole fare Sofia? ah no, sta già aprendo il portale definitivo. Ok, Ok. lanciato dentro con tutta la scrivania. Ok, vediamo quante vite sono rimaste. 1952. Mm. Diamo a Sofia un ad eternum in mano, in una mano, e un vic nell'altra. E le facciamo agire, se lei li vuole ovviamente, e vediamo quanto vibra adesso. 10 miliardi. Lo vedo Sì. raramente che schizzano così, però in questo caso sì. 80% la consapevolezza. Adesso è 140%. PSPE, 43 la PS e 57 la PE. percentuale di cervello utilizzata. 8,5. Ok, vediamo se l'esperienza a 6 anni nel Collegio delle Suore con queste nuove condizioni esiste ancora. No, vedo come mentre lo dicevi, eh, mentre lo dicevi mi era già apparsa, quindi nello stesso posto dove io ho visto la scena prima con tutte le suore intorno, ok? Mhm, Io vedo lei con la sua potenza del sole ad eterno, mhm. ok, quindi la vedo lì così, e vedo come se... come se vedessi quella cosa lì ferma fuori, ok, che non è ancora iniziata, come se fosse un'esperienza là, è come se avesse rimandato l'esperienza nell'etere, In potenziale sì, potrebbe risuccedere, o a ma con qualcun le nuove altro, cioè condizioni a lei non può no, rientrare. però è come se l'avesse rimandata per qualcun altro. Ok. Però quello che ha imparato nel Collegio delle Suore Mhm. è rimasto Sì, assolutamente, l'insegnamento? assolutamente sì.
ed è il motivo per cui le vite cambiano e Sì, diminuiscono. esatto. L'informazione, il miele delle api PS rimane, ma l'esperienza viene eliminata per rendere l'esistenza, in questo caso di Sofia, più felice, più serena, meno carica di pesi, di ricordi. Lei, tutto sommato, ci ha riportato un evento che ha vissuto a 6 anni, di cui non ricorda praticamente nulla, ma che insomma un po' le è rimasto qui, Mm, evidentemente, se ce l'ha riportato. Se no, mhm, riportava altre cose, no? mhm. Sì, infatti sì, assolutamente. Va bene. Felinoidi, falconiforme, 2/3 entità mentali, impianti eterici, impianti mentali, 3 DL, interferenza vaga di Buddha del passato e il Mhm. serpente e Odino ci sono ancora? No, Ok. Le suore incidono ancora nella vita di Sofia? no, no, assolutamente. Come se Ok. non lo vedesse neanche. Nel cinema che cosa fanno? Cosa fa la figlia? La figlia è contentissima perché in questo momento la luce che era lei si è diffusa in tutti i familiari. Ok, Non quindi grazie a lei, grazie al cinema. esatto, grazie al cinema, e quindi lei è felicissima che li vede tutti illuminati anche loro. Loro sono come lei Mm, adesso. Hanno preso diverse informazioni. Bene, sì. pacchetto regalo, chi vuole ovviamente, dei componenti del cinema, c'è un Ad Ethereum nel pacchetto e è una bomboniera. C'è un Ad Mhm, Ethereum e un VIC. Facciano mhm. quello che vogliono. Ne ridiamo un sacco anche a Sofia, a tutti quelli che vuole. Ne mettiamo uno in ogni convento di suore e di frati di tutto il mondo. È sparito il fischio. Mm. Ah, vedi? Totalmente. Quando gli abbiamo Com- dato... Ah, completamente, improvvisamente. allora erano le suore, mi Io sa. non so se si sentirà nella registrazione, Non so. ma sempre simpatiche suore, hai visto? Mm, Suore e frati, ma anche in tutte le chiese, ma anche esatto. in tutte le Hanno preso la cattedrali. VIC. Mm. Mettine un quintale e mezzo in Notre Dame a Parigi. Mm, Va? lì è essenziale. Mm. Nel Duomo di Milano, in Mm, tutte le cattedrali d'Italia, tutte le chiesette, anche le chiese più piccole, anche quelle abbandonate, tutte, Canada. ovunque. Tutte in Canada, negli Stati Uniti, ovunque. Beh, sono ovunque ste cavolo Mm, di chiese. sì, infatti. Quindi, quanto cemento sprecato. Mm, Cosa serve? Niente. anzi. Potevano creare scuole, mense, Mm, luoghi di aggregazione, auditorium per fare musica. No, teatro. chiesa, teatri, Ballo. sale da ballo. Mhm. Sì, luoghi d'aggregazione, quindi ballo, Sì, sì, creatività, tutto. arte, disegno. Beh, gli antichi avevano dei posti dove parlavano di filosofia, di letteratura. Mm, Oggi no, si va in un posto e si dice sempre le stesse cose, a ripetizione, a non si sa cosa, per avere non si sa quali benefici che poi non ci sono, mai. mm, C'è nessuno che fa bingo, mm, mm. nessuno. Per esempio, nel buddismo, a cui Sofia si è dedicata in passato, ci sono dei risultati all'inizio che ti incoraggiano ad andare Mm, avanti, eccetera, e poi più niente. E a quel punto, insomma, il tuo karma è colpa tua, e sei tu che non vieni abbastanza, non lo fai a sufficienza, finché uno diventa matto e lo fa per 3 ore al giorno, tutti i giorni. Vi rendete conto? C'è qualcosa che non va? Vi mm. fate due domande? Anche a livello di, non dico logica, ma insomma c'è qualcosa che non va, no? Non ci sono risultati. Non sai a chi le mandi e perdi 3 ore della tua vita al giorno? 2 ore? Un'ora? Mm, sicuro? Mm, Messaggio finale della PS e della PE di Sofia a Sofia. mm. Allora, oggi è come se fosse il punto zero.
ok? Sei completamente libera di essere te stessa. Fai tutti i passi che ritieni necessari per essere te stessa, senza freni, senza limiti, perché quello ti renderà felice e libera. Basta. La vedo come se fosse come partenza, diciamo, il suo ufficio, ok? Mhm. E col suo ufficio tutto intorno è come se gli si aprisse un ventaglio, una strada a ventaglio, con il colore che io dico che è quello della PS, perché è lo stesso colore con cui vedo le PS. Il Violetto, violetto, sì, quel violetto, quell'energia violetta su questa enorme strada a ventaglio che gli si apre davanti, partendo dal suo ufficio. benissimo. Mm. Quindi la vedi bene? Sì. Bene. Quindi abbiamo finito. Abbiamo visto Mhm. tutto. Vibrazione finale. 10 miliardi? 10 miliardi. Adesso un po', allora 10 miliardi, 20 miliardi più o meno. Ha fatto Salirà? picco e poi è rimasta lì. Sì, sì. Allora, se lei segue quello che la PS le ha detto, salirà e la vedo arrivare anche a 500 miliardi. Caspita. Mm-mm. Va bene. Pronta a tornare? Mhm. Disconnettiti allora da tutto e tutti.